Ciao ragazzi, qui è Marchettino e oggi ci andiamo a fare un giro con quella che per me è una delle Porsche più belle degli ultimi tempi, la 997. Ragazzi, oggi sto provando una delle mie serie di 911 preferite. Stiamo parlando della 997. È una macchina che inizia ad avere già ben 15 anni sulle spalle, però a vederla non lo direste che questa linea ha già tutti questi anni. Beh, secondo me questa macchina tra pochi anni inizia ad essere già un classico e a mio avviso agli attuali valori di mercato questo può essere un acquisto piuttosto intelligente. Guardate che bella, io onestamente faccio fatica a digerire l'attuale generazione di 911, la 992. In confronto guardate questa 997 come c'ha una linea più semplice, più pulita. Secondo me questa serie rappresenta quella che è la vera 911 moderna, senza essere snaturata. È ben bilanciata, proporzionata e qui nell'abitacolo mi sembra quasi di sentirmi un po' stretto rispetto alle 911 moderne, perché nel corso degli anni la 911 è lievitata veramente tanto, non solo nelle dimensioni ma anche nel prezzo. Basti pensare che questa 997 Carrera 4S all'epoca costava 99.000 euro, mentre l'attuale 992 4S ne costa ben 132.000. Molto bella anche la configurazione, mi piace veramente tanto, con questo interno tabacco ovviamente, cambio manuale, fantastico. L'unica pecca a mio avviso è che non è una S ma una 4S, trazione integrale. Quindi adesso scopriremo anche se effettivamente la trazione integrale va un po' a rovinare il piacere di guida. Devo dire che però Andrea, il proprietario, ha fatto la scelta più giusta, perché lui vive qui in montagna e quindi ritrovandosi una 911 con trazione integrale praticamente ha la sportiva perfetta da poter sfruttare tutti i giorni. Questo esemplare ha percorso solamente 66.000 km. Io direi che dato il chilometraggio relativamente basso per essere una macchina di 14 anni e la configurazione, direi che questa è la perfetta 911 da investimento. Se diamo un'occhiata sul mercato europeo in generale possiamo notare che le 997 partono all'incirca dai 30.000 euro a salire e secondo me come quotazione è una cifra molto interessante per quello che offre questa macchina, perché secondo me, anche se è una 911 con 15 anni sulle spalle, secondo me è ancora una signora sportiva che è in grado di regalare sia ottime prestazioni che anche delle ottime sensazioni alla guida. Infatti adesso mettiamo la modalità sport, mettiamo la seconda, sopra i 5.000 questo Flat 6 inizia a farsi sentire. E dietro infatti abbiamo un Flat 6 aspirato da 3.8 litri in grado di erogare 355 cavalli e 400 Nm di coppia, disponibili a 4.600 giri. È sempre una libidine per tirare in zona rossa un bel Flat 6 aspirato. Scorsa settimana mi sono divertito con la Cayman GT4, adesso con la 997. La stagione 2020 delle recensioni è partita molto in tema Porsche. Dunque, la 997 4S scatta da 0 a 100 in 4 secondi e 8 con una velocità massima di 288 km/h. Proprio come sulla Cayman, anche qui questo Flat 6 ha bisogno di essere tenuto sempre ad alti regimi per poter assaporare le prestazioni e il potenziale. Però devo dire che anche ai bassi questo 3008 risulta piuttosto elastico, senza darti l'idea di non avere potenza. All'epoca la 997 Mark I era disponibile anche con
terribile, disastroso cambio Tiptronic. Fortunatamente qui abbiamo un cambio manuale che è veramente all'altezza del marchio che abbiamo davanti sul cofano. Mi piace molto questo cambio manuale perché è molto preciso, diretto, mi piace l'impugnatura della leva del cambio. Devo dire che invece il pedale della frizione lo trovo un po' duro e con un'escursione un po' corta. Che meraviglia, 7000 giri. Le temperature sono basse, la strada è un po' sporca, però comunque sia qui, avendo a disposizione della trazione integrale, dal 5 fino al 40% della potenza viene scaricata sulle ruote anteriori quando è necessario. E anche qui su strade pubbliche sotto sterzo è piuttosto difficile avvertirlo. Quindi ottimo, devo dire, il fatto che questa trazione integrale garantisce tanta trazione, tanta sicurezza, senza andare a rovinare il divertimento di guida. La pecca è che comunque sia la trazione integrale va ad aggiungere peso rispetto alla trazione posteriore. Infatti qui il peso dichiarato secondo il ciclo di omologazione europeo è poco sotto i 1600 kg. Quindi potete capire che per essere una 911 non è proprio leggerissima. Comunque sia, secondo me la versione 4S rimane il compromesso ideale tra utilizzo quotidiano e divertimento. Ragazzi, adesso rimetto le sospensioni in comfort perché mamma mia, le sospensioni rigide sono veramente rigide, forse anche troppo per un utilizzo quotidiano. Ecco, già in comfort posso sentire che la qualità di guida è decisamente migliorata. Mi piacciono molto anche questi sedili sportivi perché forse li trovo un pochino stretti, forse i miei fianchi sono larghi, non lo so. Però mi piacciono molto nella guida dinamica. E anche come sensazioni dentro questa 997 le proporzioni, le dimensioni mi sembrano giuste. Se salite su una 992 sembra di essere dentro una Panamera, è veramente grande. Tra il lato guidatore e il lato passeggero c'è una grossa plancia che vi divide, una plancia con tanti materiali plastici, tanti bottoni, touchscreen, mentre qui il tunnel centrale è composto semplicemente dal freno a mano e la leva del cambio. Le 911 moderne iniziano ad essere molto complicate, molto high tech, forse anche troppo, quindi anche per questo motivo che un bacino di utenza sempre più ampio sta iniziando ad interessarsi e ad innamorarsi di queste 911 un po' più datate, un po' meno performanti, ma che a mio avviso riescono a regalare delle sensazioni che le moderne non riescono più ad offrire, a mio avviso. E qui devo dire che la qualità Porsche si vede. Questo è un esemplare di 14 anni, ma guardate gli interni come sono ben preservati. Sono interni che trasudano veramente qualità, robustezza. Ovunque guardo, ovunque tocco sono circondato da pelle. I materiali plastici sono veramente pochi. In frenata devo dire che il peso si fa sentire e ho un po' come l'impressione che l'impianto frenante in acciaio sia un po' sottodimensionato. Già all'epoca erano disponibili come optional, che a caro prezzo, l'impianto frenante in carboceramica. Ecco, diciamo che su una 997 un buon upgrade all'impianto frenante non guasterebbe, perché qui si sente che la macchina avrebbe bisogno di un po' più di potenza sotto questo punto di vista. Per adesso mi piace, io sono più da trazione posteriore, però a giocare qui in questo misto stretto, cacchio se viaggia. Sotto sterzo, come ho detto prima, su una strada così è quasi impercettibile. Mi piace anche lo sterzo,
fa Porsche aveva tirato fuori un bel gioiellino come macchina sportiva pensata per un utilizzo quotidiano. Beh ragazzi, per chi sta considerando di entrare nel mondo Porsche senza spendere un capitale, per me la 997 MK1 è un gran modo di entrare in questo universo Porsche. L'idea che mi sono fatto al volante della 997 Mark I è che questa qui è una versione intermedia tra le 911 classiche e le 911 moderne. Qui abbiamo pochi schermi, tanta sostanza, tanto divertimento. Strada un po' viscida, dai 5.000 a salire sentivo che un po' l'avantreno iniziava a perdere aderenza, ma lì subito è entrata la trazione integrale per fornirmi il massimo controllo. Bello, posso dire che anche in versione integrale il divertimento non manca. Che gioiellino la 997 Mark I, anche questa qui una 911 che desideravo provare da tempo e me l'avete capito ragazzi, io non sono un tipo da Porsche, però cacchio, questa 997 mi è piaciuta veramente tanto. Secondo me come rapporto qualità, prezzo, prestazioni, soprattutto divertimento alla guida, è una macchina che agli attuali valori di mercato secondo me è un grande acquisto. È un po' come l'impressione che quando un po' il mercato generale se ne accorgerà, le quotazioni tenderanno a salire non poco. Beh, io ringrazio Andrea per questo test e ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se l'avete ancora fatto e come sempre grazie per la visione, ciao!